16 milioni di unità vendute nel mondo, Clio è l'auto più amata dai francesi. Una best seller internazionale, eletta per ben 2 volte Car of the Year in Europa e continua ad essere una delle city car più iconiche del mercato. Fin dalla sua nascita e per ben 5 generazioni. Oggi Renault introduce la nuova Clio, un nuovo stile ancora più incisivo ed elegante, interni chic e raffinati. Il frontale di nuova Clio è stato completamente rivisitato con volumi scolpiti e linee tese e sfaccettate che gli conferiscono un look moderno e dinamico. La calandra a scacchiera più ampia dà al veicolo un carattere più forte e più sportivo. Al centro della calandra troviamo il nuovo logo Renault. All'anteriore di nuova Clio è stata integrata un'inedita firma luminosa. Infatti questo è il primo veicolo di serie di Renault a presentare la nuova Visual Identity che trae ispirazione dal logo. Infatti abbiamo luci diurne a LED verticali a forma di mezza losanga che accentuano il carattere del frontale, mentre i fari anteriori 100% LED fin dal primo livello di allestimento comprendono fino a 5 moduli di fasci luminosi high-tech contro i 3 della generazione precedente, in grado di adattare automaticamente la distribuzione della luce tra abbaglianti e anabbaglianti. Il posteriore invece è più dinamico, infatti abbiamo un paraurti che è stato totalmente rinnovato, costellato da prese d'aria aerodinamiche che danno un'impressione visiva di maggiore ampiezza del posteriore e favoriscono l'aderenza alla strada. Sono inoltre disponibili 6 tipi di diffusori posteriori, con o senza terminale di scarico in base alle versioni e soprattutto anche in base alle versioni dell'auto, per esempio nero lucido nella versione Tecno e grigio scisto opaco nella versione Esprit Alpine. I fari posteriori non sono cambiati tantissimo rispetto alla generazione precedente, ora incorporano lenti trasparenti di cristallo e quindi lasciano trasparire l'interno. Il motivo laterale esterno dei fari posteriori si espande, riprendendo la nuova firma del frontale. La nuova Clio è disponibile in 7 colori: bianco ghiaccio, nero étoile, grigio scisto, blu iron che vedete nelle immagini, rosso passion, orange Valencia e un nuovo colore, il grigio, a 3 strati con look opaco ed effetto perlato. Tutti questi cambiamenti di design però non alterano le proporzioni di nuova Clio, infatti mantiene delle misure quasi uguali alla versione precedente. 4,05 m di lunghezza, 1,98 m di larghezza, compreso gli specchietti, e 1,44 m di altezza. Per quanto riguarda gli interni, invece, nuova Clio diventa sempre più green. Infatti, per i sedili, i pannelli delle porte e la plancia dell'allestimento tecnico viene utilizzato un tessuto sostenibile costituito per il 60% da fibre di origine biologica a base di cellulosa di legno, denominato Tencel, mentre in altri allestimenti un dettaglio molto importante è l'assenza di pelle a bordo. Infatti la pelle è stata sostituita da un tessuto misto spalmato granulare chiamato TEP, costituite da fibre di origine biologica e fibre di poliestere che richiedono meno acqua ed energia per la tintura rispetto alle fibre colorate con processi convenzionali. Anche i sedili della nuova Clio cambiano: una forma avvolgente, una schiuma spessa e un poggiatesta ergonomico rendono i sedili della nuova Clio molto più comodi. E dopo Austral e la nuova Renault Espace, anche la nuova Clio avrà l'allestimento Esprit Alpine. Per quanto riguarda gli esterni ci saranno alcuni dettagli che cambieranno a livello estetico, tra cui per esempio anche il logo che è stato rielaborato con una versione specifica in Ice Black in alluminio spazzolato. Inoltre avremo anche dei cerchi in lega da 17 pollici, diamantati black e laccati con vernice fumé. Al posteriore invece spicca il badge Clio nella finitura nero lucida. Per quanto riguarda invece gli interni, i sedili hanno una struttura più avvolgente, quindi con un miglior supporto laterale e più comfort. Troveremo delle impunture blu e la lettera A di Alpine termosaldata nella parte superiore dello schienale. Un altro esempio è il volante, che è stato appositamente studiato per rispecchiare lo spirito Alpine, con la doppia cucitura blu, bianco e rosso. Ma parliamo un po' di tecnologia. Infatti tutti gli allestimenti di nuova Clio disporranno di un cruscotto con display digitale da 7 o da 10 pollici, in base ovviamente all'allestimento scelto. Il sistema infotainment sarà il Renault EasyLink, che sarà disponibile in 2 versioni, con Android Auto e Apple CarPlay Wireless. Una versione con display da 7 pollici e una versione con display da 9,3 pollici con navigazione integrata. Inoltre saranno ben 20 i dispositivi di assistenza alla guida, che vengono suddivisi in 3 categorie: guida, parcheggio
E sicurezza. Per esempio abbiamo una telecamera 360, la frenata attiva di emergenza con rilevamento di ciclisti e pedoni, l'Highway and Traffic Jam Companion, l'Adaptive Cruise Control con funzione stop and go e l'assistenza al mantenimento della corsia. Nuova Clio promette anche tanto comfort per tutti gli occupanti, infatti abbiamo climatizzazione automatica, carica batteria e induzione per smartphone, ambient lighting e soprattutto tanto comfort a bordo per ginocchia e anche per il volume del bagagliaio che adesso è di ben 391 litri. La nuova Clio offre una gamma completissima per le motorizzazioni. Partiamo dal SCE 65, quindi un 1000 3 cilindri da 65 cavalli che è un motore molto economico, aspirato, ideale per la città. Sempre benzina abbiamo il TCE da 90 cavalli e il TCE 100 cavalli benzina e GPL. Questi due motori sono sempre dei 1000 3 cilindri, questa volta però turbo. Non può mancare sicuramente il Blue DCI 100, un motore diesel da ben 100 cavalli con un'efficienza al top anche grazie al cambio da 6 rapporti. E non può mancare il non plus ultra della tecnologia Renault, il E-Tech Full Hybrid 145. Questo motore infatti può contare sull'esperienza di Renault in Formula 1 e comprende ben due motori elettrici, uno da 36 kW e uno starter ad alta tensione da 18 kW, un motore termico benzina 4 cilindri 1600 da 94 cavalli associato al cambio intelligente con innesti a denti senza frizione ed una batteria da 1,2 kWh. Infatti la tecnologia sta anche proprio nella trasmissione che ha 4 rapporti per il motore a benzina e 2 rapporti per il motore elettrico principale. Se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e mettere un like. E se vi va di scoprire tutti i nostri contenuti sugli altri social e sul nostro sito web, vi invito a cercare wedrive.tv.